Goddars, un progetto e un podcast che ha l'intenzione di mettere in relazione tutti coloro che hanno l'intento di guarire il pianeta e guarire se stessi. Buongiorno a tutti, siamo qui, il podcast è Goddars, il podcast che dà voce alla gente che cura il pianeta e cura se stessa. Oggi siamo qui in una puntata speciale direttamente dal camperino di Lucia. Ciao Lucia e benvenuta. Ciao, buongiorno, ciao, grazie. Allora, noi ci siamo conosciute più o meno una decina d'anni fa facendo un corso per diventare imprenditori agricoli nel biologico. E biodinamico. Biodinamico. Un sacco di cose. Tanto tempo è passato, parlaci un po' di te e della tua evoluzione. Sì, è stato bellissimo. Già mi ricordo la prima volta che ti sei presentata. Io sono Eva, vengo dalla Tuscia, è stato bellissimo. La mia impronta è tutt'altro, che mi raccontavi comunque del mondo da cui venivi, più letterato, filosofia, e quindi vederti anche tu nuova a buttarti nell'agricoltura è stato bellissimo, cioè è stato un attimo un wow, che bella anima. Ma parliamo di te, no? Esatto, io contemporaneamente venivo anch'io da un'impronta che era più sul erborista e farmacista, e ho deciso anch'io di affrontare un po', sempre pensando al benessere della persona e alla cura della persona. Ho pensato che custodire un pezzo di terra e lavorare con madre natura sarebbe potuto, ma è tuttora, forse qui, vabbè, non mi sono... Sarebbe potuto diventare qualcosa di praticabile. Poi negli anni mi raccontavi anche ieri che hai capito che magari non era esattamente questa la tua strada. Sì, sono stata 7 anni con l'azienda agricola, ho imparato tantissimo sia del mondo agricolo vero e proprio che in realtà di quello che è la natura di per sé, ovvero pazienza, calma e tempi veramente dilatati rispetto a quelli che con l'imprenditoria agricola di oggi pretendiamo di avere, piuttosto di appunto ricevere produzione. Quindi è sempre diventato elemento centrale per me sapere trovare un modo per restituire indietro, al di fuori di raccogliere la produzione, ringraziare e poter restituire indietro e aver cura anche di me, della natura attorno a me, e con la potenzialità che questo può essere assolutamente di grande aiuto anche per coltivare nuove anime che si possono svegliare anche in questo contesto ora. Ecco, però diciamo, torniamo su questa cosa. Tu ieri mi spiegavi proprio che a un certo punto tu hai capito che fare l'imprenditore agricolo occupandosi di tutto quello che è l'intorno, quindi non semplicemente dedicandosi alla terra, ma poi occupandosi di far prosperare un'azienda agricola, mal si concilia con delle evoluzioni che hai avuto tu internamente in questi anni, e quindi hai preso la scelta di lentamente tirarti indietro da quel mondo per invece approcciare una nuova Lucia, diciamo. Sì. Dopo un po' di tempo c'è stato appunto un burnout, un attimino un momento in cui non ero più focalizzata verso il mio obiettivo. Ho avuto difficoltà anche di realizzare quella che poteva essere una ipotetica comunità rurale, quindi ho iniziato a vedere il sogno allontanarsi, a non crederci più, e di conseguenza la strada si è più rivolta verso di me piuttosto che friggere con il cervello, e ho iniziato approcciando la meditazione con Thich Nhat Hanh, già il motivo per cui ho preso il camper dove siamo adesso dentro, per fare un viaggio a Plan Village, fare un ritiro di meditazione. La meditazione poi mi ha portato a avvicinarmi maggiormente con consapevolezza anche alla cura del mio corpo, con
pratiche ed esercizi che poi sono andate a sfociare nello yoga, e fino a che lo yoga mi ha preso così tanto che ho deciso di approfondire anche quello, quindi sono riuscita l'estate scorsa a fare un ritiro molto bello in un'isola in Grecia, totalmente dispersa, Karpathos, in italiano Scarpanto, si tira un sacco di vento, totalmente deserta, tantissimi pini, ma è stato veramente essenziale per un mio risveglio interiore, per capire la bellezza dell'unione, che in realtà il mio sentimento che mi animava a lavorare con l'agricoltura e con la natura è comunque lo stesso che mi anima nel portare avanti la meditazione o lo yoga, in quanto alla fine il risultato ultimo è il benessere dell'uomo e di ciò che ci circonda, della natura, riconoscere che siamo natura e trasmettere questo ho notato che mi rende molto felice, perché è un donare e ricevere allo stesso tempo, quindi trovare persone anche come Eva con cui poter condividere. Questa mattina abbiamo fatto una pratica bellissima, mi sono emozionata, in parte ho condiviso io, in parte ha condiviso lei, c'è stato un fluido scorrere di pratiche, rituali che riguardano il proprio benessere, ma perché no, anche condiviso, quindi il proprio benessere è anche tu sei in me e io sono in te. Questo un po' è diventato il mio mantra da quando sono andata a Plan Village. Cioè, quindi colpo di fulmine con Thich Nhat Hanh. Però torniamo un attimo indietro. Mi pare di aver capito che tu nel tuo percorso di imprenditoria agricola hai provato anche a costruire una comunità intorno a questo, no? Secondo te, no? Che invece poi al Plan Village hai trovato uno spirito comunitario e che ora stai riscoprendo nello yoga. Perché nel mondo dell'agricoltura invece è così difficile? E questo lo confermo anche per la mia esperienza personale e per quella di tanti altri, fare comunità, fare rete. Personalmente è stato difficile, in quanto l'energia del luogo in cui avevo avviato il sogno non era specifica per aprirsi, secondo me, a più energie che potevano scorrere, quindi ho riconosciuto questa cosa, ma con l'avvicinamento anche a una spiritualità interiore maggiore mi sono anche resa conto che in realtà credo che sia difficile far sussistere una comunità rurale se poi dietro non c'è una condivisione spirituale etica. Quindi io credo che sia possibile e sto vedendo attorno a me molte persone che si stanno risvegliando dal punto di vista anche spirituale delle proprie pratiche, e io credo che questo possa aiutare anche a renderci più uniti come fratelli e sorelle, anche per andare verso una comunità rurale e agricola. Credo che sia però importante veramente focalizzare l'attenzione sulla parte spirituale, che è quello che ti permette poi di avere comunicazione con gli altri, di interagire, di comprendere appunto che l'altro ha i suoi bagagli come tu hai i tuoi bagagli, la compassione verso i problemi che ognuno di noi porta e che ovviamente vengono fuori quando ci facciamo da specchio in un contesto comunitario. Credo che sia molto difficile perché inizialmente io sono partita da scegliere il luogo con la mia idea e poi le persone magari potevano l'energia, perché secondo me funziona anche così. Se chiedo al destino di portare energie buone in un posto in cui sono, magari se il destino è questo che vuole, le persone arrivano. Se dopo un po' vedo che non succede, non me ne faccio tanto, ok, posso star male, ma poi mi rendo conto che forse non è questo che è il destino che mi sta chiedendo, forse sono io che mi devo spostare, forse non è il luogo adatto, forse ci sono già queste persone, perché nel corso del mio risveglio negli ultimi 3 o 4 anni ho conosciuto sempre più persone in giro come piccole nicchie ecologiche che si stanno ripulendo se stesse e in cerca di un posto comunque lo stesso, condiviso magari come per radicarsi. Ora la chiave non ce l'ho, però sto
vedendo che è bello fluire mantenendo i contatti e le relazioni con le varie comunità e nicchie ecologiche, anche personali, che ci sono, avendo fiducia in una... Se il sogno è anche quello, perlomeno il mio, di visualizzare, vedere, vivere in una comunità rurale anche spirituale, ho fiducia nel destino, che quello che viene, viene, quindi cerco più di seguire l'istinto, il terzo e l'intuito del terzo occhio. Beh, anche perché attualmente tutto questo radicamento sta in un camper, quindi in una struttura che vuole andare un po' in giro. Ti senti anche un po' che questa scelta ha a che vedere con magari la riscoperta di un'anima un po' più nomade? Sì, sento che attualmente non ho visualizzato e focalizzato un posto dove radicarmi, e quindi sento che però mi rende felice dare e condividere queste parti più nobili anche che scopriamo dentro di noi. Quindi piuttosto di focalizzarmi nel trovare un posto e nel radicarmi, cerco di fare quello che per ora mi fa stare bene, nonostante sia nomadismo. Penso che poi il radicamento arriverà, ecco. Ok, anche perché sto cercando di allontanarmi da un attaccamento materiale, emotivo, e quindi per adesso questa fluidità, questa morbidezza, scusa, di essere abbastanza, di potermi spostare in questo modo, mi aiuta a lavorare su questo, insomma. certo. Invece parliamo un attimo di questa tua nuova professione che stai scoprendo, che abbiamo un po' condiviso stamattina. Abbiamo fatto una lezione di yoga, in più ora mi hai fatto vedere degli strumenti che hai più o meno recentemente acquistato. Esatto. Come da profana proprio, come si associano le due cose, la parte di musicoterapia e la parte invece più legata allo yoga? Come è nata la tua idea di studiarle tutte e due? Rendimi un po' partecipe. Certo, la musica alla fine penso che muova il cuore di ognuno. Ci sono molti generi, ci sono molti generi, possiamo dire, per riassumere. Mi era capitato già qua in zona sempre del Lazio di fare dei bagni di gong, e che era stata un'esperienza veramente molto bella, che mi aveva portato anche al risveglio di un intuito maggiore, quindi in cui avevo visualizzato magari le chiavi di volta, senza però al risveglio dopo il sound healing dire ok, so come fare. No, con pazienza avevo visualizzato che erano dei semini piccolini che si erano depositati dentro di me e che molto probabilmente si sono aperti poi dopo senza che neanche me ne sono resa conto. Questo è stato il primo approccio con dei bagni di gong, e il più grande, in cui c'erano oltre che i gong anche le campane di cristallo, i tamburi e altri strumenti, è stato sempre in Grecia. Al termine del ritiro di yoga abbiamo fatto una seduta di 1 ora e mezzo di sound healing, e al risveglio, quando poi è stato il momento di aprire gli occhi, mi sono chiesta che mi hanno dato? Eri andata in uno stato ampliato di coscienza. Colori vividissimi, mi muovevo, sentivo un piccolo serpente, tipo una Kundalini dentro di me da seduta, sentivo che oscillavo, lasciavo il corpo oscillare, è stato potentissimo. E quindi lì ho detto, c'è qualcosa. Se è potente in così poco tempo rispetto a una pratica più costante e di lunga durata come può essere quella dello yoga, ho pensato che era uno strumento eccezionale, fantastico per accedere subito al cuore, all'anima delle persone in maniera appunto propositiva. Quindi se era stato così con me, penso che ho pensato alla potenzialità di questa cosa, quindi sempre nella comunità dove ero stata offrivano poi
un ritiro per sound healing in cui abbiamo parlato di frequenze, di musica, di diapason, di come riuscire a curare il corpo anche attraverso la musica, ed è stato molto interessante e illuminante, al punto tale che poi mi sono subito attrezzata, e alle prime lezioni di yoga poi ho anche acquistato i primi attrezzi che riuscivo ad avere nello stanzino, che erano le campane di cristallo e i diapason, perché il suono in realtà riesce a attraversare tutti e tre stati della materia, liquido, gas e solido. Noi prevalentemente siamo fatti di liquido e di conseguenza, ecco, le frequenze che percepiamo esternamente le percepiamo anche internamente, senza che la mente analizzi. Bypassiamo la mente, la hackeriamo, come si usa dire ultimamente. Senti, e dove ti troviamo a praticare questi fantastici suoni di rigenerazione? Dove mi chiamano, dove mi chiamate. Quindi vai sia su chiamata, però hai uno spazio dove prevedi di farlo in maniera regolare dalle parti. Tu sei Umbra, diciamo. Umbra. Sì, a breve tornerò là, che ho anche alcune cosine sempre agricole che mi piace seguire per mantenere tutto sotto forma di una sintesi, quindi la pratica, la spiritualità, ma anche la potatura, l'armonia, la femminilità, la parte maschile, insomma un equilibrio costante. Quindi ora ritorno nelle mie zone e sto provando a valutare di allestire una piccola saletta a San Giustino Umbro, in Val Tiberina, per iniziare già a ripraticare yoga. E magari adesso, ieri sono riuscita a prendere 2 gong da 2 ragazzi fantastici. Nominiamoli, Posso certo. dire, infatti, Certo. esatto, Grotta Sonora a Calcata, qua vicino dove sta Eva, e che lavorano a mano, forgiano a mano, e in base ai disegni che vengono fuori, creativi, artistici e veramente molto profondi, viene fuori una determinata frequenza, una determinata tonalità e armonia, e sono veramente grata di questa visita che ho fatto ieri. Quindi adesso piano piano, tornando verso casa, vedo come allestire intanto questa piccola stanzetta e anche allestire una bag, una borsa per portare in giro pure i gong, che già le campane possono viaggiare. A tal proposito, se qualcuno dei nostri ascoltatori di Goddars volesse invece chiamarti per fare un bel evento a casa sua o chissà dove ti troviamo? Sui social, da qualche parte? Grande, non ci avevo neanche pensato. Sei avanti, ragazza. Sui social, su Instagram prevalentemente. Qual è il nome? Luci Noce. Ok ragazzi, luci noce, bagni di gong, campane di cristallo. Ora c'ha dei diapason che mi deve far... Anzi, proviamo a farlo sentire in diretta. Esatto. Questo cos'è? Questo è un'armonica, quindi ho 2 do, un do a 512 Hz e un do alla metà di 512, che sono 256 Hz, quindi è un'ottava. Ok, senti, allora noi in genere ai nostri intervistati diciamo di chiudere con 3 parole, che sono le prime 3 che ti vengono in mente e che descrivono un po' il tuo mantra, un po' il tuo stato del momento, le parole. Quindi io ti chiederei queste 3 parole e poi invece salutiamo con i suoni dei diapason. Vai. Amore, unità e armonia. Vai. Goddars, un progetto e un podcast che ha l'intenzione di mettere in relazione tutti coloro che hanno l'intento di guarire il pianeta e guarire se stessi.